Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque oggi una nuova recensione, torniamo alla grande con le recensioni. Come avete visto su Facebook ho in prova, sto testando 2-3 prodotti nuovi della Fryer Guitars. Il primo, quindi la recensione di oggi, riguarderà il Treble Booster Special. La nuova edizione del Treble Booster Special. Questo è un prodotto che già veniva offerto sul mercato da Greg Fryer. Qui nella nuova versione 2018 con interessanti novità, come d'altronde tutto il parco Treble Booster di Fryer è stato rinnovato completamente. Quindi oggi come al solito faremo qualche ascolto con magari diversi ampli e vi dirò la mia in merito a questo Treble Booster, quindi buona visione. Bene, diamo subito un'occhiata a questo Treble Booster Special. Dunque esteticamente si presenta con un case leggermente più grande di un Treble Booster standard, diciamo, della Fryer. Il peso è molto contenuto, input e output come al solito, nulla di nuovo. Passiamo subito all'alimentazione. Ha due modi di essere alimentato. Il primo, svitando le 4 viti sul retro del pannello attraverso una normale pila a 9 volt. Il secondo metodo invece è una cosa che ho visto pare molto richiesta tra i chitarristi, è l'alimentazione tramite alimentatore esterno, quindi con un attacco tipo Boss, sempre a 9 volt, con negativo sul centrale e positivo all'esterno. Abbiamo lo switch per la messa in funzione e lo spegnimento del pedale, quindi può essere disabilitato, e poi abbiamo due controlli. Il controllo del level, che sostanzialmente controlla l'ammontare del gain del pedale, ed il range, che è uno switch a 1, 2, 3, 4, 5, 6 posizioni. Quindi abbiamo già capite da voi che è piuttosto versatile come pedale. Adesso vedremo bene nel dettaglio tutte le funzioni. Ok, vorrei spendere due parole in più sul switch range del Treble Booster Special. Come funziona? È a 6 posizioni. Andando verso sinistra abbiamo un suono più sottile, più scarno e leggermente più tagliente. Mano a mano che ci spostiamo verso la destra del pedale, il suono diventerà leggermente più grande, più carico sulle basse frequenze, e quindi avremo anche una diversa percezione del gain, poiché caricherà diverse frequenze. Tuttavia nelle 6 posizioni ce ne sono 3 che vanno ad emulare 3 famosi pedali della Fryer Guitars, ovvero abbiamo nella posizione numero 3, quindi 1, 2 e 3, abbiamo il clone, diciamo, del Treble Booster Super della Fryer. Alla posizione numero 4 abbiamo il clone del Treble Booster Deluxe, e alla posizione numero 5 abbiamo il clone del Treble Booster Plus. Quindi capite già che il Treble Booster Special incorpora di per sé già dei pedali famosi, sempre del range Fryer. Ok, vediamo effettivamente come suona questo Treble Booster Special e quanto è versatile più che altro. Dunque, veniamo un po' alla strumentazione utilizzata. Come per la maggior parte delle recensioni che faccio, utilizzerò esclusivamente una C30, e in questo caso ovviamente il Brian May Custom attenuato col Marshall Power Break. La chitarra utilizzata sarà la Danzan Red Special. Qui abbiamo un'amica. E dunque, il collegamento dalla Red Special direttamente al Treble Booster Special. Dal Treble Booster Special andiamo direttamente all'input della C30 Brian May Custom. Alimenterò il pedale volutamente con un alimentatore a 9 volt per vedere se ci sono ronzii o rumori indesiderati attraverso l'alimentazione a corrente piuttosto che quella batteria, e via. Ok, innanzitutto cosa fa un Treble Booster? Su un ampli come la C30, da questo suono ci regala questo.
innanzitutto partiamo dal range numero 1, quindi il suono più sottile, aumentiamo piano piano il gain, quindi il level. E siamo al minimo. Passiamo al controllo range, quindi sentiamo come varia la spinta sulle frequenze in base alla posizione range. Vi ricordo, dal numero 1 al numero 6 abbiamo un suono dal più sottile al più, diciamo, grosso sulle basse frequenze. Vi faccio una rapida escursione così sentite la differenza. Ovviamente anche sui suoni fluidi. Mano a mano che andiamo sui numeri di range 3, 4, 5, 6, quindi verso la destra, avremo un incremento di spinta sulle frequenze basse che ovviamente porterà ad una percezione di gain più elevata. Se passiamo dal range numero 1 sentiamo un suono piuttosto cristallino e definito, ovviamente, perché la spinta avviene maggiormente sulle frequenze medio-alte. Se andiamo sul range ad esempio numero 6 avremo una spinta sulle basse e quindi anche un gain che sembra leggermente maggiore. Ok, da qui già capite le infinite possibilità del Treble Booster Special, ovviamente l'estrema versatilità rispetto a un Treble Booster tradizionale alla Brian May, quindi senza alcun controllo sia in termini di gain, in termini di frequenze, quindi già una bella differenza. Diciamo, si adatta maggiormente a una varietà di chitarristi e soprattutto di strumentazione maggiore, quindi un po' va per il gusto del chitarrista. Questa sera voglio un suono un po' più grosso, questa sera voglio un suono un po' più tagliente, perché magari è l'ambiente che condiziona il nostro sound, semplicemente perché quella sera abbiamo una percezione diversa del nostro sound e quindi vogliamo andarlo a modificare. Col Treble Booster Special lo possiamo fare. Diciamo, io fino ad oggi ho portato ai miei concerti almeno 2 o 3 Treble Booster diversi per poter adattare il suono alle mie esigenze di quella particolare sera, di quella particolare location. Col Treble Booster Special ovviamente questo problema viene annullato. Capite bene che lavora in maniera migliore anche con una diversa serie di amplificatori, nel senso ho un AC30VR che chi ha visto la mia recensione ha percepito una leggera mancanza di gain. Col Treble Booster Special, se sentiamo questa mancanza di gain come l'ho percepita io, possiamo andare a selezionare un preset 4, 5 o 6 del range e ovviamente caricando di più le frequenze basse aumenta leggermente il gain e l'amplificatore lavora meglio, o quantomeno lavora meglio per le nostre esigenze, per fare Brian May ad esempio. Un piccolo amplificatore come il Pathfinder che non può avere una dinamica come la C30, col Treble Booster Special possiamo diciamo tra virgolette pomparlo leggermente di più e quindi avremo una percezione molto più buona che con un solo Treble Booster che magari ci limita. Ok, adesso per farvi sentire un po' le varie sfumature di questo pedale farò un breve ascolto
ed andrò ad agire sia sul level ma diciamo per lo più sul range del pedale, per farvi sentire i vari step di suono, le varie possibilità sonore a livello di frequenze e di gain che il Triple Booster Special ha da offrirci. Dunque alziamo il volume della C30, partiamo dal range numero 1 che riguarda il suono leggermente più tagliente ed acido. Adesso penso che sia il momento di fare un paragone con almeno due dei tre pedali che il Triple Booster Special va ad includere nella sua circuiteria. Iniziamo col Triple Booster Super. Come vi ho detto all'inizio della recensione, la posizione numero 3 del range è quella che va ad emulare il suono, la timbrica del Triple Booster Super. Quindi faremo un breve ascolto, farò col volume a metà della Red Special, unicamente questo ascolto, e vedremo quanto il Triple Booster Special riesce ad emulare il Triple Booster Super. Passiamo al Triple Booster Super.
secondo paragone, la seconda messa a confronto che faremo è col Triple Booster Deluxe, e la posizione di range numero 1, 2, 3 e 4 del Triple Booster Special va ad emulare il Triple Booster Deluxe. In questo caso utilizzerò la versione 2018, che a breve farò una recensione sul Triple Booster Deluxe versione 2018 e vedremo anche le differenze con la versione 2008 dello stesso Triple Booster. Dunque, posizione numero 4 sul Triple Booster Special, volume a metà della Special. Passiamo al Triple Booster Deluxe versione 2018. Ok, proviamolo sul Pathfinder 15. Dunque, senza Triple Booster l'ampli suona così. Con Triple Booster dunque, qui siamo al preset numero 1, quindi quello col suono un po' più tagliente. Numero 5.
qualche considerazione che ho elaborato in queste circa 2 settimane di utilizzo del Fryer Triple Booster Special. Dunque, è rivolto sicuramente a chi magari sta approcciando col mondo del Triple Booster, quindi non avendo un'idea chiara del sound che si vuole ottenere, perché magari la strumentazione non è ancora completa, non avete comprato magari un AC30, quindi un particolare modello di AC30 che suona in una particolare maniera, o semplicemente non avete ancora la Red Special o avete una Red Special leggermente differente, quindi ancora il vostro suono non è definito e quindi non sapete voglio il Triple Booster Super, voglio il Triple Booster Deluxe, magari non avete ancora un'idea chiara del suono che volete ottenere col vostro rig, anche perché i Triple Booster bene o male, come avete capito, si somigliano tutti, si somigliano molto, quindi le differenze sono sottili e sono apprezzabili ovviamente dopo un tot di tempo, dopo diverso tempo che si ha a che fare con questi dispositivi, quando abbiamo affinato l'orecchio. Quindi il Triple Booster Special sicuramente è una ottima base di partenza, perché con questi 6 diversi stati di range abbiamo una versatilità che ci permette di poter spaziare, poter modificare il sound a nostro piacimento. Quindi è rivolto a chi sta iniziando il proprio suono, chi semplicemente ha già in mente il proprio suono e come me vuole spaziare di sera in sera. Ad esempio, come vi ho detto prima, solitamente io porto 2 o 3 Triple Booster durante il concerto, durante il soundcheck attacco un Triple Booster, sento come suona, sento sul palco come va, la chitarra come risponde e come risponde soprattutto l'ambiente e il mio orecchio in quella determinata sera, perché ogni sera abbiamo una percezione diversa, l'ambiente influisce molto, le dimensioni del palco, come sono disposti i monitor, gli amplificatori, quindi 2 o 3 Triple Booster tornano utili al fine di ottenere il sound perfetto per quella sera. Se vi portate il Triple Booster Special ne basta uno, ovviamente, non servono 2 o 3 Triple Booster, perché ne racchiude più di uno e ci dà una grande possibilità di modifica del suono. È rivolto anche a chi non usa appunto una strumentazione da purista, quindi con la C30, la Red Special al top, diciamo anche, non so, qualcun altro che utilizza un altro tipo di amplificatore che magari pecca, non so, sulle basse frequenze o sulle alte frequenze. Col Triple Booster Special possiamo andare a sopperire queste mancanze modificando il suono. È utile ovviamente anche chi usa il Fryer Mayday, cioè tutti i dispositivi che diciamo emulano il Brian May. Questo qua ci dà maggiore flessibilità, quindi se non siamo soddisfatti completamente del nostro sound ma vogliamo andare a leggermente a calibrare di volta in volta il nostro suono, il Triple Booster Special sicuramente fa il caso nostro. Ho avuto modo di provarlo anche come secondo Triple Booster, quindi in accoppiata ad un Triple Booster davanti e il Triple Booster Special tarato ad 1/4, quindi solo come extra gain per determinate parti o non so, per sopperire a pedali che mangiano molto suono, vedi Fox Phaser, quindi anche come secondo Triple Booster fa il suo dovere. Ovviamente può essere implementato in una pedaliera anche standard, quindi non so, una pedaliera per il classico fissato di Brian May prevede il Triple Booster in cima alla catena, quindi il Triple Booster non avendo switch è sempre acceso e sicuramente partiremo chitarra, Triple Booster. Il Triple Booster ve lo tenete. Col Triple Booster Special, avendo lo switch on-off, essendo anche alimentato tramite alimentatore esterno, quindi lo potete mettere tranquillamente in catena con gli altri effetti tipo Boss, può essere inserito tranquillamente in una pedaliera, anche tra le più standard. Quando avete necessità, ad esempio siete un chitarrista che fa una setlist che prevede anche cover dei Queen, il Triple Booster magari non vi serve per l'80% del concerto. Quando fate quei 2 o 3 pezzi dei Queen, semplicemente accendete il Triple Booster Special e lo tarate come volete. Quando lo disabilitate è True Bypass, quindi non vi colorisce assolutamente il suono, non vi mangia segnale e vi permette di avere il Triple Booster quando volete. Ok ragazzi, anche la recensione del Triple Booster Special 2018 è giunta al termine. Se avete ulteriori domande, un dubbio, volete un consiglio o semplicemente se ce l'avete e volete dire la vostra su questo pedale, lasciate un commento qui su YouTube, io sarò felice di potervi rispondere.
Vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per ricevere gli aggiornamenti sui futuri video, le future recensioni, le attività live. E come al solito vi ringrazio per il supporto e vi do appuntamento al prossimo video.